Oggi è divertente la situazione, perché? Perché vado a parlare di uno dei pattern grafici più interessanti, particolari che sono disponibili nel panorama. Perché interessanti e perché particolari? Perché è un pattern grafico che ci dà informazioni asimmetriche, ci dà informazioni contraddittorie tra di loro, quindi è un pattern grafico a cui bisogna prestare molta attenzione perché ti può portare in inganno, è costruito con una serie di falsi segnali paradossalmente, quindi mi fa molto piacere parlarne in questo video che fa parte di imparare a... Oh, ma c'è il microfono? Sì, eccolo qui. Che fa parte di imparare a fare trading partendo da zero, stagione numero 3, che è la stagione che si concentra sui pattern grafici. Allora, Broadening Information, ragazzi. La Broadening Information è un pattern la cui costruzione nasce come del resto negli altri pattern che rappresentano verticalità, per cui c'è una gamba rialzista o ribassista. Prendiamo il caso di una Broadening Information rialzista, una gamba, quindi un impulso forte, consenso da parte del mercato a vedere l'asset su cui stiamo lavorando apprezzarsi, e poi cosa succede? Si inizia a creare una lateralizzazione, ma questa lateralizzazione è molto particolare perché costruisce massimi crescenti e minimi decrescenti. Aspetta, mi fermo un secondo per dirti che, anzi 15 secondi per dirti che a ottobre inizia classe 1. Classe 1 che cos'è? È coaching di gruppo, è come fosse una classe di scuola dove sarà un percorso a tutti gli effetti, nessuna sessione registrata, è tutto live su Google Meet chiaramente per i partecipanti della classe, dove c'è un programma utile a approcciare al trading tecnico, è ideale per chi inizia da zero. Classe 2 invece si va un pochino più nello specifico, è un programma più lungo, dura mesi e ti porta ad entrare nel pieno delle logiche del trading tecnico. Trovi il programma sul calendario che trovi nella descrizione di questo video, quindi volevo stare nei 15 secondi, forse sono andato un pochino più lungo. Se ti interessa dai un'occhiata alla descrizione, ma alla fine non adesso. Adesso torniamo alla Broadening Information. Broadening Information, gamba rialzista, propulsione rialzista o ribassista che sia. Abbiamo detto che prendiamo il caso della propulsione rialzista, quindi c'è consenso da parte del mercato a vedere l'asset apprezzarsi. Ok? Dopodiché il prezzo lateralizza costruendo massimi crescenti e minimi decrescenti. Ed eccoci qui. Distonia dell'informazione, non c'è equilibrio nell'informazione, il grafico, il prezzo ci sta comunicando informazioni contrastanti. I massimi crescenti ci fanno capire volontà da parte del mercato a vedere l'asset apprezzarsi, i minimi decrescenti ci danno l'informazione contraria, per cui c'è confusione. E quando c'è confusione, qual è la cosa più saggia da fare? Prendere un bel caffè o una bella camomilla e non operare. In generale, ragazzi, un pattern grafico non deve essere mai considerato come un'informazione che dà il via alla nostra operatività, ma il pattern grafico va sempre contestualizzato. Di base ciò che ci definisce, che deve definire la nostra azione è il contesto, è quello che il prezzo ci dice, ma non quello che il prezzo ci dice in questo istante con la candela o con un pattern grafico, ma quello che il prezzo ci ha detto nel corso del tempo, il consenso che il mercato ci sta rappresentando. Poi il pattern grafico può diventare un elemento a conferma di una nostra analisi che si basa sul contesto generale. Detto in parole semplici, in parole povere, non è che entriamo a mercato perché c'è il pattern grafico, allora entro long, entro short, no. Il pattern grafico va interpretato come un consenso o non consenso da parte del mercato a vedere l'asset apprezzarsi. E nel momento in cui il contesto del mercato che stiamo osservando, che stiamo analizzando, cioè dice che c'è consenso, quindi stiamo analizzando ad esempio un mercato rialzista, un mercato long, e vediamo a grafico un pattern grafico di breve periodo che ci dà conferma di consenso long, allora a quel punto le informazioni matchano e possiamo valutare come questo pattern grafico ci può aiutare in termini di timing per entrare al mercato. Ma se non c'è di base un contesto chiaro, lasciamo perdere il pattern perché è solo una figura nel grafico. Ok, detto questo, torniamo alla Broadening Information. I massimi crescenti creano paradossalmente una serie di falsi segnali, perché se noi stiamo valutando la Broadening Information in un mercato long, gamba rialzista, quindi impulso rialzista, consenso, iniziamo a vedere dei massimi crescenti, ogni massimo crescente potenzialmente potrebbe essere un breakout, ma poi non lo è. Questo breakout viene invalidato e si creano dei minimi. È un pattern che manifesta piena indecisione. Bisogna stare molto attenti perché appunto ci dà informazioni distoniche. La cosa migliore da fare è
attendere che si schiarisca lo scenario e nel frattempo lavorare su altro. Tuttavia, dal punto di vista tecnico, quando una Brownian information è valutabile come un pattern che ci sta manifestando un consenso rialzista in questo caso? Quando la struttura della lateralizzazione che costruisce massimi crescenti vede una fase di forte breakout che, relazionando l'ampiezza del breakout all'ampiezza dei massimi crescenti che stava facendo di breve periodo, ci dà una rappresentazione grafica, non solo grafica ma di misura del prezzo tale da capire che il breakout è significativo e non è un falso segnale. La relazione tra l'ampiezza della candela di breakout e l'ampiezza delle candele precedenti che stavano costruendo massimi crescenti è una relazione che ci deve far vedere che c'è forte consenso. L'attenzione massima va sempre, ragazzi, a quello che il prezzo ci dice. Il prezzo ci comunica tutto. Siamo noi che dobbiamo capire la lingua del prezzo, siamo noi che dobbiamo imparare il suo linguaggio, perché il prezzo ci parla. Nel momento in cui impariamo il suo linguaggio, riusciamo ad acquisire delle informazioni aggiuntive che, messe all'interno del contesto della nostra analisi, ci danno delle validazioni utili a porre in essere la nostra azione in maniera consapevole. Questo vale in generale sui pattern grafici, vale in generale sul trading tecnico, nel senso che non entriamo mai a mercato perché c'è un'informazione, perché c'è un pattern grafico, perché c'è un indicatore, ma analizziamo sempre un contesto che deve essere chiaro, dobbiamo avere delle informazioni e un contesto il più chiaro possibile e utilizziamo poi indicatori o pattern grafici al fine di trovare il momento ideale per entrare a mercato. Detto questo, Broadening Information ribassista, logica inversa, quindi gamba ribassista, lateralizzazione che costruisce minimi decrescenti e massimi crescenti, stesso discorso, piena collisione delle informazioni. I minimi dicono che il mercato consente a vedere questo asset deprezzarsi, massimi crescenti invece ci dà l'informazione di un mercato che consente a vedere l'asset apprezzarsi. Informazione distonica, non c'è simmetria, non abbiamo un quadro chiaro, attendiamo. Qualora volessimo valutarla, stesso discorso della Broadening Information rialzista. Anche nella ribassista dobbiamo comprendere la relazione tra l'eventuale breakout, l'ampiezza del breakout in termini di prezzo, con l'ampiezza dei minimi decrescenti che stava facendo in precedenza. A quel momento possiamo capire se effettivamente si è risolta l'indecisione, quindi si ha poi un quadro chiaro su cui operare. Ricordiamoci sempre che quando c'è una congestione, che sia una congestione massimi crescenti, minimi decrescenti, che sia il prezzo ci sta comunicando indecisione, il mercato è indeciso, ci rappresenta l'indecisione, dobbiamo attendere che ci sia decisione e quindi che l'indecisione si risolva al fine di entrare pienamente consapevoli di quello che stiamo facendo e con un mercato che ha risolto l'indecisione e quindi diventa direzionale. Detto questo, fammi sapere cosa ne pensi della Broadening Information, fammi sapere se anche tu attendi. Io ad esempio attendo sempre, quando la vedo me la osservo, me la guardo, però raramente opero basandomi su una Broadening Information, però è sempre bello vedere poi la didattica in pratica sui grafici. Fammi sapere che ne pensi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!